tutti! Oggi andremo a trovare Andrea Tecchio nella sua officina di Vicenza e testeremo una splendida auto d'epoca, un Alfa Romeo 6C 1750 GT del 1930. Avete mai guidato un'auto d'epoca? Allora venite con noi! Era curiosa anche capire che cos'è questa specie di levetta. Andrea, che cos'è questa levetta? Questa levetta praticamente è un fermo che serve durante la marcia per non inserire la retromarcia. Quindi fa un po' come un blocco, in maniera che non possa entrare la retromarcia in corsa. Okay. Questa è la prima, seconda, terza, quarta. Potrebbe succedere che scalando le marce ci sia la possibilità di mettere dentro la retromarcia. E questo è un fermo, una sicurezza. Poi ho notato che invece di avere l'acceleratore dalla parte destra, in questa splendida Alfa Romeo 1750 l'acceleratore è quello centrale. Sì, è un'usanza delle macchine italiane di quegli anni avere l'acceleratore in mezzo praticamente, e lo scopo preciso non è ben chiaro. L'aneddoto particolare è la forma dell'acceleratore, che è fatta a chiodo, da dove deriva andare a tutto chiodo. Ecco, così abbiamo anche scoperto questo modo di dire usuale, vai a tutto chiodo. Esatto. Un'altra cosa che notavo era questo specie di pulsante nella pedaliera. Sì, questo pulsante praticamente è il devio luci da navagliante a navagliante e viceversa, che con una leggera pressione viene comodo fare il cambio fari invece che averlo vicino al volante. Quindi, al posto della classica levetta che noi troviamo nel volante, in questo caso lo troviamo come pulsante nella pedaliera. Sì, lo sterzo è abbastanza pesante e impegna la guida, quindi staccare le mani dal volante all'epoca non era molto consono, quindi si va col pedalino. La particolarità anche del gancio a molla per poter spostare il sedile. Questa specie di avvitatore o pulsante cosa serviva? Questo praticamente sarebbe l'acceleratore a mano, e questo qua praticamente tirando e girando si blocca, ed è quello che fa la funzione di acceleratore manuale invece che col pedale. Interessante.
questo è il piombino che è stato messo per partecipare alla 1000 miglia. Era la piombatura praticamente che avveniva nel corso della punzonatura precedente alla partenza della 1000 miglia, in modo tale che le macchine non venivano ulteriormente elaborate. Ho notato inoltre che il tergicristallo poteva essere sia manuale che elettrico. Sì, già a metà degli anni 20 comincia ad esserci i primi motorini elettrici, che però invece che funzionare solo elettricamente potevano essere usati anche manualmente, con un piccolo sforzo a far funzionare i due meccanismi e poi andarlo a riganciare e chiuderlo in quella posizione. Grazie Andrea delle delucidazioni, è stato molto interessante questa splendida Alfa Romeo anni 30, dà emozione sia a guidarla che stare al tuo fianco, e allora ci vediamo alla prossima macchina, no? La prossima Alfa Romeo? Prossima Alfa Romeo. Okay. Ciao Andrea, grazie. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Allora amici piloti, vi è piaciuto guidare un'auto d'epoca? Continuate a seguirci. Tutti testano le auto, però solo noi ve le facciamo guidare. Ciao e alla prossima, lasciateci i commenti, vogliamo sapere se vi piace il nostro format. Ciao, alla prossima!